Ciao a tutti, benvenuti nella mia lezione pratica numero 49. Nella lezione di oggi andiamo via molto spediti perché abbiamo comunque della roba nuova da spiegare, molte cose nuove da fare, quindi partiamo subito con il nostro libro della tecnica. Oggi tocca al numero 4, numero 4 che comunque non è così complicato come si pensa perché prevede comunque delle diteggiature piuttosto semplici, quindi dei movimenti abbastanza visti finora sicuramente, e allora andiamo subito a vederlo. Oggi partiamo con una velocità standard di 50, quindi non andiamo a fare i gradini di 2 in 2, perché intanto dobbiamo come sempre metterlo a una velocità fissa per poi salire da quella velocità. Quindi io ve lo farò sentire a 50 di metronomo, che è una velocità diciamo medio-lenta, e partiamo con questa velocità, sentiamo come si esegue il numero 4 della tecnica. Bene, questo dunque era il numero 4 della tecnica moderna. Come avete sentito, la seconda parte della battuta prevedeva un 5-4-3-2, quindi nulla di nuovo. Piuttosto la prima parte vedeva un 1-2-1-2, che quello invece dobbiamo dire che è più importante perché fare due movimenti progressivi uguali coincide a migliorare la tecnica di quei movimenti. Quindi abbiamo 1-2-1-2 che aiuta molto poi per un nostro futuro anche di canzoni e brani dove vedono appunto queste due dita ripetersi. Detto questo, lo vedremo ancora per altre due lezioni come facciamo di solito con la tecnica, quindi terremo sempre per 3 lezioni ogni nuovo esercizio, e ora però è venuto il momento di passare al metodo Berben. Metodo Berben, avevamo studiato il numero 100 nelle scorse 2 o 3 lezioni. Avevamo già analizzato sia la mano destra che la mano sinistra, e la scorsa lezione l'abbiamo anche messo assieme, quindi destra e sinistra unite, però senza aggiunta di metronomo, quindi molto lentamente solo per vedere come suonava. E invece nella lezione di oggi andremo proprio a metterci un po' di metronomo. Con quanta velocità possiamo partire su questo esercizio? Beh, allora, nella scorsa lezione avevo fatto una velocità, diciamo, non metronomata, però
una velocità molto simile ai 60 per ogni, diciamo, quarto, quindi ogni battito avevamo sempre un 60. Nella lezione di oggi partiamo appunto con delle tre velocità, partiamo con una velocità di 66, poi passiamo al 69 e alla fine arriviamo al 72. 72 deve essere la velocità finale per la lezione di oggi e quindi io ve lo andrò ad eseguire a quella velocità lì. Voi mi raccomando partite sempre da 66, quindi adesso che lo avete già macinato per una settimana potete partire da 66 e arrivare pian pianino fino a 72, quindi con 66, 69 e 72. Quando avrete raggiunto i 72 sarà già una buona velocità, questo perché lo terremo ancora un'altra settimana per portarlo ulteriormente su di metronomo, quindi arrivare ancora oltre, verso gli 80 e oltre, ma ora lo sentiamo a 72 di metronomo e vediamo cosa succede. Ecco, allora questo era il numero 100 a 72 di metronomo, una velocità che è una mezza via fra il lento e il veloce e comincia ad essere una velocità abbastanza spinta, però questo esercizio, se lo avete studiato bene, soprattutto separato come abbiamo fatto nelle scorse lezioni e poi messo assieme destra più sinistra molto molto lentamente, dovreste riuscire assolutamente senza problemi a farlo a questa velocità, nonostante tutti i passaggi difficili dei bassi, questo perché con uno studio adeguato comunque anche quei passaggi vengono superati e dopo un bel po' di tempo è possibile anche tirarla ancora ulteriormente su di velocità. Adesso però passiamo alla novità della lezione di oggi. La novità della lezione di oggi è un altro libro per quanto riguarda le canzoni, quindi un altro metodo per fisarmonica ulteriore, quindi a questo punto arriviamo a 3 metodi, considerando che la tecnica non è un vero e proprio metodo, ma sono solo esercizi di tecnica e gli altri libri che avevamo visto finora erano 2 metodi. Questo è il terzo metodo e questo si chiama metodo Anzaghi, quindi diverso dal metodo Lanaro. C'è un altro Luigi che scrive i metodi, che è Anzaghi, Luigi Oreste Anzaghi, e ha fatto questo metodo che a mio avviso molto bello come metodo. Io stesso non ho studiato con questo metodo e comunque ho notato che contiene molte canzoncine interessanti che si differenziano molto dal metodo Lanaro. Diciamo che anche qui non è fattibile studiare con 3 metodi diversi allo stesso momento. Il metodo Berben che teniamo noi va benissimo per gli esercizi, per esercitare la mano, e dopodiché per le canzoni comunque va benissimo un metodo come il metodo Lanaro che contiene più canzoni che esercizi. Il metodo Anzaghi è una cosa che va a mezza via fra i 2 metodi, quindi è un metodo che contiene sia esercizi che canzoni e quindi come ho potuto anche vedere io contiene anche esercitazioni di tecnica simili alla tecnica moderna. Infatti, come vedete, è un libro abbastanza grosso, questo anche perché contiene molte illustrazioni. È davvero un bel libro, io vi consiglio di comprarlo, sono rimasto molto contento anch'io di questo libro
E comunque nella giornata di oggi andremo a vedere, al posto di una canzone del metodo Lanaro, badate bene che non significa che abbandoneremo per sempre il metodo Lanaro, significa solo che faremo una canzone che si differenzia da questo metodo e quindi andremo a pescarla da quest'altro metodo per poi, andando avanti, tornare nuovamente sul metodo Lanaro e poi raramente andremo a prendere anche qualche altra canzone di questo metodo Anzaghi. Comunque non vi preoccupate se non avete il libro, per questa lezione e anche probabilmente per le prossime dove andremo a vedere questo libro, vi farò io una scannerizzazione dello spartito che andrò a suonare. Quindi in particolare nella lezione di oggi andiamo a vedere sul ponte di Bassano, che è l'esercizio numero 64, e andiamo pian pianino a studiare sia la destra che la sinistra. La sinistra non è granché difficile da fare, e forse la destra leggermente più difficile, però se avete portato a termine la Maria Alberta delle scorse lezioni non avrete assolutamente problemi a fare sul ponte di Bassano. Però cominciamo a vedere qualche spartito un po' più conosciuto, più corposo. La Maria Alberta non era sulla bocca di nessuno perché probabilmente nessuno la conosce, invece sul ponte di Bassano è già una canzone che più o meno il 90% delle persone può conoscere. E andiamo dunque a vedere come si esegue prima la sinistra e poi la destra di questo sul ponte di Bassano. Ecco, siamo pronti a spiegare allora la mano sinistra, che non è affatto difficile, vede praticamente tutta la canzone in maggiore, ogni tanto la canzone andrà in settima, quindi fate attenzione, e però prevalentemente vedremo sempre gli accordi di Do, Sol e Fa, e il basso sarà alternato, delle volte sarà scambiato, quindi fate solo attenzione a quando il basso è scambiato. Allora, partiamo con la prima battuta. Abbiamo Do maggiore alternato, molto semplice. Tre battute con questo Do maggiore. Ricordate che il ritmo è in 4 quarti, quindi avremo un ritmo simile alla polka, che però non è polka. Abbiamo 1, 2, 3, 4, però di fatto abbiamo basso, accordo. Ogni battuta avremo sempre basso, accordo. Quindi abbiamo detto 3 battute di Do maggiore alternato con il Sol. La quarta battuta andiamo in Fa maggiore. Ricordiamo che il Fa maggiore non è alternato, come potete vedere, e torniamo in Do maggiore alternato col Sol per 2 battute. Ora invece avremo un passaggio in Sol settima, come vedete c'è Sol S, vale a dire settima, e come vedete la battuta parte con il Re, quindi dobbiamo stare attenti perché questo è un basso scambiato oltre che alternato. Quindi con il dito numero 3, che è questo, andiamo a beccare il Re e teniamo il 2 pronto sulla settima del Sol, perché dovremo andare a fare il Sol settima. Quindi la battuta penultima della prima riga avremo così: Re col Sol settima, nuovamente. Bene, adesso la seconda riga è identica alla prima. Praticamente non ho fatto altro che riscrivere la stessa identica riga, stesse identiche legature e tutto il resto. Quindi vi faccio nuovamente la riga come se facessi la prima. Ecco fatto, allora questa era la prima e la seconda riga, assolutamente identiche. Ora andiamo alla terza riga, abbiamo ancora un semplice Do maggiore alternato. Passiamo nuovamente Sol settima, sempre scambiato con il Re che apre la battuta. Questo
questo lo abbiamo per 4 battute. Torniamo ancora in Do maggiore con il Sol, come vedete è sempre molto ripetitiva la parte sinistra. Ora abbiamo ancora Re che apre con il Sol settima. Qui mi trovo alla quarta riga, quindi. Adesso vediamo la terza battuta, nuovamente una battuta di Do, poi c'è una battuta un po' strana, adesso la andiamo a vedere. Quindi terza battuta, Do maggiore col Sol. Quarta battuta abbiamo, fate attenzione qui perché non dovete fare alcun accordo, avete solo basso, quindi la seconda riga, avete un bassetto di Do e 3 bassetti di Sol. Ecco, questo può sembrare un po' strano, però torniamo ad eseguire le prime 4 battute e vi faccio sentire come suona questa battuta strana. Ecco, questo è quanto. Dovrete fare altro che fare il basso di Do una volta e il basso di Sol 3 volte. Poi si riparte molto tranquillamente con il Do scambiato col Sol. Da questa battuta in poi, dalla quinta battuta in poi, si ripete esattamente quello che succede nella terza riga. Quindi la sinistra è assolutamente identica. Adesso ve la eseguo finché non arriviamo alla fine della canzone. Arriviamo alla penultima battuta, che abbiamo una battuta in Do maggiore col Sol e poi l'ultima battuta che vede basso, pausa e basso accordo. Adesso andiamo a vederla. Battuta finale. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4. Quindi il 2 e il 4 sono 2 pause, l'1 solo basso di Do, 1, pausa, 3 abbiamo basso accordo e un'altra pausa. Questo per quanto riguarda la mano sinistra. Adesso andiamo ad analizzare invece la mano destra. Ok, allora partiamo anche con la mano destra ad analizzare. La mano destra è assai più facile. Abbiamo il dito numero 2 sul Sol, abbiamo 2 battiti col Sol, poi Mi, Sol, 2 col Do, 2 col Sol. Quindi abbiamo solo un allargamento fra il primo e il secondo dito, niente di complicato. 3, 4 battiti in Mi, 4 battiti in La. Ci troviamo con il dito numero 3 già pronto, preparato sul Sol. Quindi 2 battiti in Sol, 1 in La, 1 in Sol. Poi abbiamo 2 e 1, entrambi note da 2. Sol e Re, leggero allargamento del pollice. Attenzione che il Re va tenuto per 6 battiti perché vedete che c'è la legatura di valore sotto. Abbiamo dunque una nota da 6, 2 più 4, quindi 6. 3, 4, 5, 6. Poi nuovamente eseguiamo la stessa identica melodia. Ok, ora nella terza riga abbiamo già il 3 pronto sul Sol,
Fate attenzione a questa battuta perché avete 3, 2, 1 come diteggiatura, ma la nota rimane la stessa, quindi abbiamo Sol per 2 battute, cioè per 2 battiti, sempre Sol col 2, sempre Sol con l'1. Poi abbiamo con il dito numero 4 il Do, che dovrebbe essere già pronto perché siamo già sul Do. Quindi le battute devono essere svolte così. Ok, abbiamo la nota lunga di Si. Poi abbiamo la nota sempre di Si, anche qui legatura di valore, le note valgono 3, 2 più 1. E attenzione a questa battuta perché abbiamo praticamente, dopo il Si lungo di 4 battiti, abbiamo un Si di 3, un Si di 1 e 2 Si di 2. Quindi attenzione, il Si di 3, poi abbiamo il Si di 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2. Attenzione a questa ripetizione di Si perché può essere insidiosa. Poi abbiamo Do e La. Sol, anche questa volta dobbiamo stare attenti alla diteggiatura. Abbiamo Sol prima con l'1 e poi col 2. Qui stessa identica cosa, il Fa l'abbiamo prima con l'1 e poi col 2. Poi abbiamo un Mi lungo per 8 battiti. Ok, adesso ci ritroviamo a ripetere la stessa identica melodia, quindi andrò via più spedito, cambio di dita come prima sul Sol. Ecco, qui ho sbagliato a cambiare dito perché quando si avvicina la fine della canzone non va cambiato il dito sul Fa, va tenuto l'1. Questo perché vedete che la battuta dopo avete l'1 sul Sol, quindi abbiamo quinta battuta dell'ultima riga, Fa, ancora Fa con l'1, quindi qui abbiamo accorciamento, restringimento dal 3 sul La, abbiamo l'1 sul Sol, quindi avete questa cosa qua. Così vi trovate pronti sul Sol col dito numero 1, avete il Re con il dito numero 5 e la fine con il numero 4, il Do alto. 5, pausa, quindi Do alto per 5 battiti, un battito di pausa e un altro battito col Do alto. 2, 3, 4, 5, 1, nuovamente Do. Così la canzone finisce, dunque abbiamo analizzato anche la mano destra e adesso la prossima lezione andremo anche a farla a mani unite. Bene amici, allora siamo arrivati anche oggi alla fine della lezione. Ci aspetta una prossima lezione dove, come sempre, andiamo avanti con il numero 4 della tecnica portandolo su di velocità. Il numero 100 finalmente lo completeremo, così poi potremo cominciare un nuovo capitolo anche sul metodo Berben. Per quanto riguarda questa canzone invece andremo a mettere assieme la destra e la sinistra, ma fino ad allora studiatele separatamente. Noi ci vediamo con la lezione numero 50, un saluto a tutti e buona settimana di esercizi.